Immaginate un romanzo distopico che è una via di mezzo tra Il racconto dell'ancella, Infinite Jest e Hunger Games, ambientato nelle carceri americane, uno dei migliori 10 romanzi secondo il New York Times nel 2023. Un romanzo che ha alla base un'idea estremamente affascinante ed è un distopico fatto bene, con degli spunti interessanti e che mescola i suoi predecessori creandone una miscela veramente interessante, in cui dei carcerati che si scannano a morte diventano il pretesto per uno show televisivo ultra seguito. Ci interroghiamo su come l'umanità riesce a perdere i propri confini quando è dietro uno schermo, quando si tratta di intrattenimento. All'interno del romanzo i punti di vista sono alternati tra i carcerati che fanno parte delle varie gang che si scontrano, e quindi conosciamo le loro storie, il perché sono stati messi in carcere e condannati a morte e inseriti nel programma del reality delle gang, dei Link. Si sente di star pagando un prezzo che lo disumanizza sempre di più, invece di attraverso l'uccisione degli altri carcerati, attraverso l'inserimento in questo show, invece di elaborare, metabolizzare e capire il perché e il che cosa lo ha portato a commettere stupri, omicidi e tutti i vari crimini per cui sono stati condannati, la violenza che paga con la violenza, la morte che paga con la morte, il tutto però appunto messo in un ricettario di passatempo, di intrattenimento, spettacolo, di spettacolarizzazione virale. Abbiamo i punti di vista anche appunto del pubblico che guarda lo show. I due punti di vista più interessanti sono, e le due parti più belle secondo me si parla di Patrizia, dell'Arctech, il modo in cui la tecnologia avanzata ha portato a estrapolare, a togliere una certa soglia del dolore e i centri di nervi periferici del dolore. Appunto Patrizia, che è ricercatrice, scopre che le sue ricerche sono state usate per creare questo show che è al contempo sia uno spettacolo che una legge statale, e il modo in cui si taglia le scene sia di autolesionismo che di racconto di Patrizia come cercatrice, anche se molto breve, sono fantastiche, come è fantastica secondo me la parte di Simon J. Kraft, che diventa una sorta di cavia di laboratorio, perché a un certo punto il sistema incomincia a diventare, per poter essere sostenuto, una vera e propria multinazionale. Tra carcerati diventano una sorta di sport estremo seguito come il football in TV, e quindi abbiamo tutti questi punti di vista alternati tra pubblico, carcerati, cavie. Ci mostrano questo presente parallelo distopico degli Stati Uniti. Lo stile di scrittura nelle sequenze di lotta è violentissimo, pulp, ultra sanguinolento, sta a metà tra la scrittura di un film action e la sequenza di un videogioco picchiaduro. Al contempo c'è tutta una riflessione sociale, ci sono gli sponsor e i tributi, come in Hunger Games. Se avete letto Hunger Games ritrovate le similitudini, lo stesso show televisivo è molto all'Hunger Games e sembra sfamare il pubblico, che anche lo stesso pubblico disumanizza i prigionieri, li vede solo come degli atleti che si ammazzano a vicenda, e questo fa sfogare il loro senso di frustrazione verso la criminalità. Però essendo che i carcerati diventano delle vere e proprie rockstar, dei veri e propri influencer, man mano che entrano nel sistema e lo show va avanti, uccidono gli altri carcerati, quando sembrano dei veri e propri eroi Marvel, quando escono, firmano autografi, i bambini si mettono i loro costumi e le loro armi caratteristiche, e infatti ogni prigioniero che fa parte delle chain gang ha proprio un costume personalizzato, delle armi fatte apposta, addirittura delle musiche d'entrate stile wrestling, che li rende al contempo sia vittime che carnefici, che una sorta di supereroi malati. Ricorda molto il racconto dell'ancella per quanto riguarda tutte le parti di protesta e di leggi statali che hanno inserito questo sistema di lotta e show carcerario. I movimenti di abolizionisti, c'è chi vuole smettere questo sistema e chi invece lo vuole promulgare, ed è un sistema che ovviamente è stato inserito
solo negli Stati Uniti per risolvere un problema carcerario, stile nel racconto dell'ancella, la Gilead che si crea per risolvere il problema della fertilità. La parte invece che ricorda moltissimo Infinite Jest sono le note a piedi pagina, proprio le note in stile David Foster Wallace. Infatti le note sono molto interessanti perché creano una sorta di desincronizzazione. Mentre noi stiamo vivendo un universo parallelo distopico nella storia, nel romanzo, nelle storie dei vari personaggi, e quindi è un mondo che non esiste, al contempo tutte le note a piedi pagina invece riguardano saggi, studi, ricerche, statistiche, fatti di cronaca nera che parlano della nostra realtà, presi da studi, articoli veri, di spunti e di riflessioni su i problemi del carcere, i problemi delle prigioni, i problemi delle armi. Ci sono note a piedi pagina che parlano ad esempio della proibizione delle armi chimiche, delle armi per asfissia. Ci sono note a piedi pagina che parlano di come tra il 2,3 e il 5% degli incarcerati siano poi risultati innocenti ogni anno negli Stati Uniti. Ci sono note a piedi pagina che parlano di come dal 2001 al 2009 il suicidio nelle carceri sia aumentato dell'85%, di come l'86% delle donne incarcerate subisca violenze sessuali, sempre dati riferiti agli Stati Uniti, dalle carceri degli Stati Uniti. Si parla dei danni inflitti ad esempio dai proiettili di gomma durante le manifestazioni, di come alcune categorie siano più soggette a essere incarcerate rispetto a delle altre, quindi ad esempio le donne trans e afroamericane abbiano più probabilità statistica di finire in carcere, di essere accusate rispetto ad altre categorie sociali. E quindi è molto interessante perché da una parte abbiamo tutta la storia di questo mondo parallelo e nelle note a piedi pagina invece abbiamo tutte statistiche, tutti studi e ricerche che riguardano la nostra realtà, e questo è un modo proprio per slittare e far riflettere quello che sta succedendo nel romanzo con quello che sta succedendo nella nostra realtà. Le note quindi diventano una sorta di metanarrazione, di metasaggio, di un metaromanzo diviso tra saggio e storia fiction. In questo senso la storia, per quanto semplice, risulta geniale, veramente brillante, proprio per la struttura su cui si basa. Le tematiche che parlano della saturazione mediatica, della violenza sotto forma di intrattenimento, della perdita di empatia che abbiamo e dell'incapacità di distinguere tra persona e personaggio quando ci troviamo di fronte a uno schermo. Lo schermo ci desensibilizza, dimenticandoci che le persone che vediamo non sono solo dei personaggi, delle marionette che ci fanno divertire, ma sono delle persone reali. Quanto pur di divertirci e di intrattenerci e di passare il tempo, di fare streaming e binge watching, siamo disposti a vedere la vita degli altri distrutta, e questo ovviamente è un tema parallelo ai social, la nostra sete di sangue verso il nichilismo e la distruzione delle vite degli altri, che diventa un mero passatempo. C'è anche il tema ovviamente della cospirazione tra multinazionali e Stato, e come nel momento in cui i soldi entrano in ballo, l'etica morale va oltre l'intrattenimento e anche un giusto sistema di punizione sociale. La violenza diventa un vero e proprio business, e questo tocca anche tutti gli altri ambiti come la ricerca e la medicina, appunto. Questo romanzo, quindi, prendendo elementi già visti e rimescolandoli in una salsa del tutto nuova, mettendo insieme i pezzi, riesce a creare una storia distopica in cui non c'è scampo per nessuno. Come dice Harry Kane, come le protagoniste prigioniere del romanzo, non c'è fuga per nessuno. Siamo tutti inevitabilmente collegati ai links, alle catene di gloria, dai produttori ai consumatori, allo Stato che promuove questo sistema. Tutti all'interno del romanzo, nessuno escluso, sono parte e sono colpa. Quindi veramente affascinante. È un libro che sicuramente vi consiglio per il modo di rimettere in gioco un genere nella sua originalità anche, e di trattare un tema attraverso la distopia, e di trattare un tema delicato attraverso la distopia. Abbiamo un mondo molto semplice,
una creatura molto semplice che funziona benissimo come romanzo in tutte le sue parti, ma che ti spinge comunque a vedere il libro e la letteratura per quelli che sono, ovvero delle ombre cinesi che attraverso la fiction fanno da tendina per poter guardare la nostra realtà. Un distopico veramente, uno dei migliori distopici secondo me da anni e anni e anni, e farà sicuramente scuola